Buongiorno a tutti. Oggi vediamo una posizione inviatami da Andrea Senneca, che ringrazio. Andrea è un giocatore a livello intermediate che da un annetto ha iniziato ad affrontare il gioco con un approccio un po' più sistematico, analizzando le sue partite e cercando di capire i motivi dei suoi errori. Non sempre, però, XG in questi casi è sufficiente. XG si esprime con dei numeri, ma non dà una spiegazione dei motivi per cui una mossa è superiore a un'altra. Proprio in questo caso Andrea non è riuscito a capire appunto i motivi della superiorità della mossa di XG rispetto alla sua e rifarebbe lo stesso errore. Questo non è un caso unico, ma mi sembra un buon esempio. Giustamente Andrea ha scelto lo strumento, secondo me, corretto per cercare di superare questo problema. Mi ha inviato la posizione e un audio in cui ha spiegato appunto le sue considerazioni. Quindi utilizzando la serie Blunder, se li capisci li eviti. Ma passiamo subito a vedere la posizione e soprattutto a sentire la spiegazione di Andrea. Allora, qui la situazione, siamo 3-2 per me in una gara a 13, quindi siamo ancora nelle fasi iniziali del match. Sono indietro in corsa, ma con questo doppio 6 lo raggiungo e diciamo, la situazione si mette veramente bene per me con questo colpo fortunato, con questo tiro fortunato e qui io ci potevo pensare anche un quarto d'ora, avrei giocato sempre quella che ho giocato, e cioè 28, 28, quindi doppio 28. Per mille ragioni eh, supero il suo sia il 19 che sia la casa 19 che la casa 12 dell'avversario. Ho un'ottima sponda eh, per le mie pedine sul 13 e sul 14 che dovranno inevitabilmente scendere ai tiri successivi, anche perché lui sarà praticamente obbligato a giocare le pedine sul 12 e quindi io sarò ancora più libero di scendere col 13 e col 14, ma al di là di tutto probabilmente posso ricubare e poi a livello proprio generale di armonia della posizione la 28 mi sembra che chiuda quasi tutte le sue possibilità di venire fuori da questa situazione. Invece la mossa giocata mi appare veramente incomprensibile. Io non... eh, forse scoprirò un nuovo lato di questo gioco una volta che capirò che avrei dovuto portare la pedina 13 sull'1, lasciare scoperta la 13, l'altra pedina sulla 13 e lasciare l'ancora sul 20. Il ragionamento di Andrea è sensato, ma ha anche una grossa falla. Andrea valuta la posizione soprattutto dal suo punto di vista, cioè senza considerare la posizione e i problemi dell'avversario. La nostra posizione è sicuramente più forte se l'avversario ha dei tiri cattivi che appunto rovinano la sua posizione. Allora, se guardiamo la mossa giocata da
Andrea, guardiamo la posizione finale, vediamo che, ecco, innanzitutto c'è da considerare, Andrea è molto contento dell'andamento della corsa, ma in realtà anche dopo il doppio 6 non è in vantaggio, ma è indietro di 3 pip. Dopo la sua mossa, l'avversario può portare agevolmente avanti le pedine dal mid senza grossi problemi. Invece, dopo la mossa giocata da XG rafforza la sua casa interna, mentre invece l'avversario ha 2 blot nella casa interna. Inoltre, XG mantiene un controllo dell'outfield ottimale e rende molto difficile all'avversario giocare parecchi tiri. A meno che l'avversario non tiri un doppio, avrà grosse difficoltà a portare avanti le sue pedine senza lasciare dei tiri. È vero che XG sta lasciando un blot sul midpoint, ma questo blot è una forza, non è una debolezza, perché se dovesse venir colpito, i 2 blot nella casa interna dell'avversario lo renderebbero favorito a ricolpire. Avendo una casa forte con 4 punte, per l'avversario sarebbero grossissimi problemi, anche perché rimarrebbe anche con 2 blot nell'outfield. Quindi XG gioca una mossa molto astuta, rinforza la sua posizione e rende la vita estremamente complicata all'avversario. Quindi molto probabilmente al prossimo tiro la posizione dell'avversario peggiorerà e rischierà tantissimo. Se osserviamo l'analisi di XG, possiamo vedere che appunto con la sua mossa, con la mossa di XG, abbiamo più possibilità di vittoria e anche più possibilità di gammon. Quindi direi, concludendo, che cosa dobbiamo portarci a casa da questa posizione? Punto 1, dobbiamo valutare attentamente la posizione nel suo complesso, cioè non guardarla solo dal nostro punto di vista, ma anche dai problemi che stiamo creando all'avversario. Quindi in questo caso è importante massimizzare il contatto. Abbiamo la casa più forte e dobbiamo aumentare il contatto in modo da cercare di colpire. In caso di uno scambio di colpi siamo nettamente favoriti. La nostra casa è appunto decisamente migliore. Spero che la spiegazione sia chiara sia per Andrea che per chi ha seguito il video e vi invito a utilizzare più spesso questo strumento utilissimo, inviandomi delle posizioni con la vostra analisi, con la vostra spiegazione del perché avete giocato una mossa e perché non siete particolarmente convinti della analisi di XG. Hai commesso un errore ma non riesci a capirne i motivi? Hai analizzato la posizione con XG ma ti sfugge il perché la mossa di XG sia migliore della tua? XG
ragiona con i numeri, ma non dà delle spiegazioni comprensibili per il giocatore, soprattutto per il giocatore non troppo esperto. La serie Blunder, se li capisci li eviti, è quello che fa per te. Inviami la posizione e un audio in cui spieghi i tuoi ragionamenti e i motivi per cui non ti è chiara la scelta di XG e io cercherò di aiutarti spiegando le mie considerazioni e le mie analisi.